Ora che ho i miei 6 livelli, li voglio andare a raggruppare, perché ho 3 livelli che sono di soggetto e questi invece 3 che sono di sfondo. Allora, per raggrupparli in un'unica cartella io vado a cliccare con il tasto sinistro del mouse sul primo livello, premo sulla tastiera il tasto Shift e premo l'altro in basso, quindi praticamente con Shift mi fa da a. Qua sotto vedete c'è questa piccola cartellina, io clicco qua e automaticamente lui me li ha messi in questa cartellina che io vado subito a rinominare cliccando velocemente col tasto sinistro del mouse 2 volte e lo vado a rinominare come soggetto. Stessa cosa faccio per questi che sono i livelli che io considero di sfondo, tasto sinistro sulla prima foto, Shift in fondo, me li ha selezionati tutti, cartella, clicco velocemente e rinomino anche questo come sfondo, così avrò già tutto per bene ordinato. Ok, ora devo andare a verificare nella cartellina soggetto che vado ad aprire cliccando sulla freccettina, quindi lui mi apre praticamente i 3 livelli che fanno a capo a questa cartellina soggetto. Devo andare a vedere che siano allineati. Possiamo fare, c'è una funzione su Photoshop che mi fa l'allineamento automatico delle foto, ma ho già provato, in determinate situazioni non funziona molto bene, quindi io lo vado a vedere manualmente semplicemente guardando. Allora, questa qui è la foto che tengo di base, terrò di base tra le altre cose. Con questi occhietti accendo e spengo il livello per chi non è molto pratico e qui posso andare a cambiare l'opacità. Andando a cambiare l'opacità vedete che si accende e si spegne il livello sotto e il livello sopra. Posso andare a verificare se effettivamente i livelli sono ben allineati. Mi avvicino un attimo spingendo CTRL più sulla tastiera, posso fare anche un po' più da vicino così possiamo vedere meglio e vedete che sono esattamente perfettamente sovrapposti, quindi questi 2 livelli sono perfetti. So già che ho già lavorato naturalmente su questa cosa, so che questi invece non è a posto. In effetti se noi andiamo a guardare questo qui vedete immediatamente che c'è questo spostamento. In questo caso non mi interessa tanto perché questo livello lo andrò a utilizzare solo per la parte del bicchiere, quindi diciamo che un po' manualmente lo vado a spostare e cercare di vedere di posizionare solo quello che è proprio la parte del bicchiere. Per spostarmi, una volta che io ho nel mio mouse ho questa iconcina che vedete, potete usare per calibrare meglio i tasti di freccette della tastiera, così riuscite a muovervi meglio. Io ad esempio adesso stavo guardando questa area in particolare che è quella che mi interessa di più di tutte, perché il bicchiere lo andrò in parte a sostituire, quindi vado proprio a cercare di vedere che siano a posto quello che è il fogliame. Direi che qui ci siamo abbastanza, c'è una piccolissima sbavaturina qui, ma la possiamo andare ad aggiustare, quindi direi che siamo a posto. Quindi l'allineamento del soggetto per il momento è fatto. Fatta questa operazione, questa verifica di allineamento, vi farò vedere come lavorare con le maschere di livello. Allora, fermo restando che questa sopra vi ho detto appunto che lavorerò per il bicchiere, per il momento mi interessa lavorare su questi 2 livelli. Allora, questo è il livello di base. A dire la verità, trattandosi di una piccola scena, già
con le prime pennellate di light painting l'effetto è già carino, quindi tutto sommato si potrebbe utilizzare anche questo scatto, ma utilizzandone due si ha la possibilità di unire parti più belle o più brutte che magari nei 30 secondi al buio non è sempre facile fare praticamente. Quindi ci posizioniamo su questo secondo livello al quale andremo ad aggiungere una maschera di livello. La maschera di livello la possiamo aggiungere con questo tastino che vedete qua sotto, questa specie di quadratino con un buco, e si andrà ad aggiungere a fianco questo rettangolo bianco. Questo significa abbiamo una maschera che in questo momento ci lascia vedere questo livello, perché il bianco fa vedere e il nero toglie. Raccontata molto terra terra, io non sono una tecnica, tra l'altro sto imparando ancora a utilizzare il Photoshop. Quindi se io adesso voglio andare a coprire questo livello e vedere solo quello sottostante, mi posiziono sulla macchina e da tastiera spingo il tasto CTRL I. Vedete che la maschera diventa nera e io non vedo più questo livello qua, ma vedo quello sotto. Praticamente questa maschera mi inibisce la visuale di questo del livello stesso. Abbiamo detto che nero mi nasconde e bianco mi fa vedere, quindi io cosa faccio? Vado a prendere un pennello qua sulla sinistra nella balla degli strumenti, ho i pennelli, un pennello che deve essere di colore bianco, quindi il bianco lo scelgo in questa posizione qua. Pennello che sarà un pennello, quindi cliccando sulla barra dei pennelli prendo il mio pennello morbido e lo vado anche ad abbassare di opacità, diciamo che diamo un 18%, tanto per iniziare un pochino a lavorare. Mi avvicino, sempre meglio fare questi lavori avvicinandosi molto, quindi spingendo da tastiera CTRL più, e comincio a lavorare. Adesso questo pennello è anche un po' troppo grande, quindi lo posso andare, qua c'è dimensione, a rimpicciolire un pochino e posso andare a pennellare, attenzione, sulla maschera, quindi deve essere evidenziata con questo bordino la maschera, non il livello, la maschera. Quindi io pennello di bianco su questa parte nera. Vi faccio vedere cosa accade. Adesso io ho naturalmente un'opacità molto bassa, quindi non riesco a farvi vedere bene. Alziamo un pochettino. Allora, nel livello sotto, questi petali su cui adesso sto pennellando erano scuri, quindi qua li sto scurendo, che tra l'altro non è male perché sono anche un po' bruciati, se vedete, perché purtroppo quando si usano le torce al buio si può rischiare di bruciare, si intende fotograficamente, cioè di far diventare troppo bianche le foglie o alcune parti in maniera che non si vedano i dettagli. In questo modo, vedete, io sto prendendo dalla parte del livello sottostante questi petali che nel livello invece superiore erano troppo bianchi, quindi diciamo che sto facendo una cosa correttiva in questo caso. Mentre invece da questa parte, se notate, è tutto abbastanza scuro, quindi in questo caso se io vado a passare andrò a tirare fuori i suoi colori chiari. Regolando l'opacità sarà più chiaro o più scuro. È sempre meglio partire da un'opacità bassa e poi eventualmente aumentare. Vi accorgete che qua ad esempio avete sbagliato? Potete andare a scegliere su questo lato il pennello nero cliccando su questa freccettina, quindi il pennello di primo piano che state usando è sempre, cioè il pennello che state usando è quello sempre in primo piano, in questo caso nero, e quindi torno praticamente indietro. Quindi con queste pennellate in bianco e nero io vado a unire questi due livelli cercando di prendere le parti più belle di uno e le parti più belle dell'altro.
Spero che questo racconto sia sufficiente. Naturalmente la stessa cosa andrà fatta su tutto. Si tratta di buon gusto, quindi sarà a voi vedere dove magari è il caso di prendere delle pennellate più chiare o più scure. In questo caso, ad esempio, secondo me andare a schiarire tutta questa parte qui sopra è abbastanza carino. Ad esempio questo qua che mi va a far vedere meglio l'interno del fiore, qualche punto qui, anche qualche punto magari qua interno, vedete che potete un pochettino andare a schiarire o a scurire. Naturalmente questo darà maggiore tridimensionalità, scusate. Con l'occhietto, torniamo di lato qua con i livelli, con l'occhietto potete vedere quello che avete fatto. Quindi acceso e spento, con il nostro occhietto si può vedere già alcuni risultati. Io non andrò avanti a farvi vedere, perché poi vi farò vedere nel file originale l'effetto finale. Vi voglio invece fare vedere questo altro livello qua, al quale andrò ad aggiungere anche qui una maschera. Quindi clicco sul livello, vedete il bordo bianco, clicco sotto sulla maschera, la maschera di default mi viene messa bianca ma io la voglio nera, quindi CTRL I, la maschera diventa nera e io praticamente non sto più vedendo questo livello, ma mi sono rimasti i due livelli sotto, perché questi livelli sono proprio sovrapposti uno sull'altro. Quindi a seconda di quello che è quello che andate a togliere o mettere, si vedranno alla fine tutti i livelli come se fossero stati uniti, impilati uno sopra l'altro. Su questo livello avevo detto che volevo mettere soltanto la parte del bicchiere, perché in realtà qua cioè non è che il bicchiere è sporco, è venuto proprio male, cioè si vedono le pennellate di luce, se così vogliamo chiamarle, e a me questo non è piaciuto per niente. Quindi io adesso vado a prendere il mio pennello bianco, a dare un'opacità in questo caso un po' più alta, e sto sbagliando, se vedete ho pennellato sopra alla foto, quindi modifica, annulla strumento pennello, torno sulla maschera assicurandomi di nuovo di essere sulla maschera, capita a volte di sbagliarsi, e vado praticamente a pennellare in questa parte, andando a far uscire quello che è, posso anche aumentare un po' l'opacità così facciamo un po' più in fretta, e andrò a fare uscire quello che è praticamente il livello superiore, dove il bicchiere è decisamente più bello. Aumento un altro po' l'opacità, praticamente tirerò fuori quasi tutto la parte superiore del bicchiere, perché obiettivamente non mi è piaciuto queste macchie che ci sono qua sopra. Ok, avevo lasciato, infatti vedevo come mai che non si cosa, avevo lasciato per errore l'opacità di questo livello a 46%, ecco perché in realtà non stavo vedendo quello che stavo facendo. Quindi adesso torno a mettere il 100% e vedete praticamente l'effetto sul bicchiere. Quindi sto praticamente andando a prendere tutto quello che è il bicchiere del livello superiore. Se voglio vedere il livello, perché in questo momento ho coperto dalla maschera, quindi vedrò solo questa parte bianca piccolina che è accesa, devo praticamente per annullare il livello con il tasto destro, scusate, con il tasto destro clicco sulla maschera e scrivo disattiva e clicco disattiva maschera di livello. Compare questa X e io sto vedendo il livello. Ad esempio, vedo che nel bicchiere qua ci sono queste piccole luci che trovo molto graziose, che rendono la base del bicchiere molto tridimensionale, quindi vorrò andare a pennellare queste per poterle recuperare. Quindi di nuovo tasto di destra, attiva maschera di livello e vado a tirare fuori
queste piccole luci che c'erano, che mi piacevano molto, che trovavo molto belline, più di quelle del bicchiere sotto. Adesso io sto lavorando al 100%, bisognerebbe fare queste modifiche in maniera molto più delicata. Se voglio correggere le sbavature, tipo qua, torno dal nero e vedete un prima e un dopo. Ctrl meno per ridimensionare l'immagine e vedete che dalla immagine iniziale abbiamo apportato qualche modifica sui petali e la modifica sul bicchiere, che personalmente adesso lo vedo molto più carino. Quindi in questo momento abbiamo realizzato il nostro soggetto. Io avevo aperto quella che è la post produzione che ho fatto effettiva, questo è solo un dimostrativo, quindi vi andrò a fare vedere che praticamente il mio soggetto, vedete le maschere che si sono andate a creare sul mio soggetto, adesso vi farò anche vedere come l'avevo modificato effettivamente. Queste sono state le modifiche che io ho apportato e, come vi ho detto, il bicchiere, quindi più o meno siamo abbastanza simili a quelle che abbiamo fatto. Come potete vedere dalla maschera non c'è, ecco, vi faccio vedere con il tasto Alt, cliccando sulla maschera posso vedere a schermo la maschera, quindi qua praticamente c'è il bicchiere, mentre invece nella parte del fiore ho fatto queste modifiche, ok? E questo è praticamente il risultato che io ho ottenuto effettivamente nel lavoro che ho fatto. Questo invece dove stiamo lavorando noi. Come vedete non c'è tantissima differenza fra uno e l'altro, insomma, ho fatto proprio piccole cose.